Trasformare un'idea in business. I primi passi nell'ideazione di prodotto. In questo contenuto scopriremo come dare forma a un'idea imprenditoriale attraverso la definizione di elementi chiave come mercato target e vantaggio competitivo. Se stai pensando di avviare una nuova impresa e creare un business, la fase di ideazione del tuo prodotto o servizio è fondamentale per il buon esito del lancio. Nel primo stadio dell'ideazione, l'obiettivo è dare vita all'idea stessa e ai processi creativi che la determinano. L'idea può derivare da una moltitudine di fonti. Può nascere dalla volontà di risolvere un problema particolare, da un'esigenza non ancora soddisfatta sul mercato, o semplicemente da un lampo di ispirazione. Qualunque sia la sua origine, è essenziale definirne le caratteristiche fondamentali. Questo aiuta a comprendere cosa rende la tua offerta unica e come può soddisfare le esigenze del tuo mercato di riferimento. Ecco una sintesi. Inizia con un problema. Qual è un problema che le persone hanno e che il tuo prodotto o servizio può risolvere? Fai una ricerca di mercato. Analizza il mercato e identifica il tuo target di riferimento. Distinguiti dai concorrenti. Cosa rende il tuo prodotto o servizio unico? Sviluppa una strategia. Come intendi commercializzare e vendere il tuo prodotto o servizio? Sii realistico. Valuta attentamente le possibilità di successo dell'idea. Ma vediamo come questo si traduce in pratica. Ad esempio, potresti notare che molte persone faticano a seguire una dieta sana ed equilibrata nella vita quotidiana. Da qui, potresti concepire un servizio di food delivery che consegni a domicilio pasti sani, bilanciati e gustosi, pronti per essere consumati. Proprio per questo motivo, prima di avanzare con il tuo prodotto o servizio, devi avere chiarezza su chi saranno i tuoi clienti. Definire il tuo pubblico ti aiuta a focalizzarti sulle loro esigenze e a creare un'offerta che risponda perfettamente alle loro richieste. Nel nostro caso, ad esempio, il target ideale per il nostro servizio di food delivery potrebbe essere composto da uomini e donne tra 25 e 45 anni, residenti in aree urbane, attenti alla salute e al fitness, con un reddito medio alto. Definire nel dettaglio la value proposition, ovvero documentare il valore e i benefici offerti dalla tua soluzione, è la cosa più pratica che puoi fare in questo punto della fase di sviluppo dell'idea di business. Tornando al nostro servizio di food delivery, i principali benefici potrebbero essere risparmio di tempo nella preparazione dei pasti, porzioni controllate, ingredienti freschi e di qualità, supporto di esperti nutrizionisti nella creazione dei menù. È necessario trasformare quella idea in un'opportunità economica. Questo ti deve portare a dedicare per tempo per sviluppare una riflessione profonda. Come si otterrà un ritorno economico dalla tua idea? Perché se non riesci a vedere come la tua idea genererà profitti, potrebbe essere necessario tornare al tavolo da disegno e rivedere alcuni aspetti del quadro generale. Se ogni fase di questo processo viene affrontata in modo ponderato e strategico, la tua idea può trasformarsi in un'impresa di successo che porti un ritorno economico e la soddisfazione dei clienti.